Noi siamo arrivati, praticamente abbiamo fatto il nostro primo EP dove abbiamo detto adesso abbiamo una cifra stilistica chiara e sappiamo che cosa vogliamo fare. Ok. Dopo che abbiamo pubblicato l'EP abbiamo detto Ma perché non iniziamo stiamo a scrivere in italiano. Ciao a tutti e benvenuti nella prima puntata di Caffè Creativo. Siamo qui con i Mural. Ragazzi, presentatevi pure. Io sono Michele, cantante e chitarrista dei Mural. Saverio, tastierista dei Mural. Dico, batterista di Mural. E inoltre ricordiamoci di salutare altri due membri di Mural che non sono qui presenti. Sì, Li facciamo comparire qui magari sullo schermo. Ciao Francesco, ciao Lorenzo. Ciao ragazzi. Bassista e chitarrista. Michele è già una vecchia conoscenza perché ci siamo già visti in un precedente video. Se l'avete perso magari ve lo lascio qua in alto. Benvenuti sul canale qui Grazie. su YouTube. Grazie Rino. Ok, oggi parliamo di creatività. La prima puntata di Caffè Creativo, questo format che ho deciso di portare, dove appunto andiamo ad esplorare non tanto il prodotto finito, ma quello che è il vostro processo creativo nel creare appunto la vostra musica in questo caso. Innanzitutto presentatevi, quindi chi sono i Mural? Lo ribadiamo per chi non ancora magari vi conoscesse. Allora, i Mural sono una band indie rock, penso sia diciamo la cosa che ci definisce meglio, il genere che ci definisce meglio, e nasciamo praticamente tra i banchi di scuola perché iniziamo piccolissimi a suonare insieme e poi iniziamo a scrivere canzoni e a pubblicarle dal 2019. Abbiamo sempre scritto in inglese, adesso stiamo diciamo iniziando a fare qualche tentativo per vedere che cosa succede con l'italiano e stiamo cercando di capire se questa transizione Ok, quindi magari sì. Si può fare, diciamo. Esatto, no, Si no, può sì, venire, fare. diciamo. sì. Allora, quindi la prima domanda sorge spontanea. Qual è il vostro rapporto con l'inglese? Una lingua che non è la vostra lingua madre? Come vi ci rapportate? Allora, noi iniziamo a scrivere in inglese perché tutti i nostri riferimenti del tempo erano, diciamo, in lingua inglese. Noi abbiamo iniziato suonando grunge con i Nirvana, i Foo Fighters, poi piano piano ci siamo ammorbiditi, ma i nostri riferimenti sono sempre stati in lingua inglese. Quindi per noi è stato abbastanza naturale iniziare da quella cosa lì. All'inizio scrivere in una lingua diversa è chiaramente difficile, però soprattutto negli ultimi tempi è iniziata a diventare una cosa molto naturale. Alla fine è una questione di pratica, una questione di allenamento. Più riesci ad immergerti in quella cosa, più inizi a decifrare il codice che c'è dietro quella lingua, più inizi a prendere familiarità con la cosa e quindi il processo creativo diventa naturale. Sì, in un certo sì, senso. sì. Una cosa che secondo me è molto interessante, essendo appunto una band composta da 5 elementi, come gestite la creatività? Ecco, chi fa cosa e come poi fate quadrare il tutto all'interno di un unico grande progetto? Questa è una bella domanda. Lo so, è difficile proprio perché ci sono passato anch'io, quindi so delle dinamiche che sì, ci sono. la fortuna di essere una band è proprio il fatto che comunque non esiste un unico processo creativo che viene rispettato di volta in volta. C'è sempre Bene o male qualcuno che ha un'idea. Esatto. Diciamo, alla fine. Faccio un esempio, cioè può capitare che si parte da un pezzo già strutturato perché magari io nelle 4 mura della mia stanzetta vi scrivo qualcosa con la chitarra e inizio già a metterci una parte vocale sopra ben definita, ma può anche succedere che partiamo da un groove di Diego e da lì iniziamo a sviluppare qualcosa, un giro di basso interessante, un riff di chitarra. Per esempio Deep così lo facevo. Esatto, cioè Deep partì proprio così, con basso e batterie, e da lì iniziamo proprio a strutturare il pezzo. Quindi è proprio questo, cioè il bello di stare in una band è proprio il fatto di poter variare continuamente il proprio modo di scrivere, Ok. chiaramente senza Quindi se vogliamo fare stamparsi. una sorta di riassunto, si parte da un'idea che a volte è data da qualcuno di voi, a volte magari vi trovate in saletta, immagino, Molto che spesso. create insieme. Sì. E poi, non so, capitano dei momenti in cui non vi sentite allineati sulla Sì, stessa perché onda. la cosa Sì, difficile sì, secondo me è accomunare un po' i gusti di tutti e 5, perché Sì. chiaramente Sì. facciamo anche cose No, diverse. infatti questo è una Mette cosa... d'accordo tutti è difficile. Certo, penso che poi magari mi dite voi cosa ne pensate, che comunque far parte di una band è comunque la visione generale, quello che esce fuori, è un po' la mediazione di tutte Sì. le Vabbè, teste. è un compromesso generale. È un compromesso generale, ecco, che a volte è un bene, a volte è un male. Sì. Diciamo, la nostra fortuna è che comunque siamo 5 caratteri abbastanza morbidi, Ok. quindi Nessuno prevale alla sull'altro. fine, esatto, tutti quanti fondamentalmente
fondamentalmente si mettono in una condizione di compromesso con l'altro, e questa cosa alla fine ci porta ad avere un processo creativo abbastanza tranquillo, Ad essere riusciti a pubblicare dei pezzi. esatto, sì. Sì, quindi che società equa, se tutti Sì, fossero sì, così sì, magari sì, sì. vivremmo in un mondo perfetto Sì, in un sì, certo senso. Quando avete capito che eravate dei creativi, ecco. Parlo diciamo per il Vabbè, mio sì, pensi punto alla di domanda- vista Sì, sì, personale. singolare. Sì, Sì, la condizione in cui secondo me inizi a scoprire di avere un lato creativo parte secondo me dalla necessità di dover dire qualcosa. Cioè scopri di voler creare quando scopri di avere la necessità o senti la necessità di avere qualcosa da dire. Avere qualcosa da dire può voler dire tutto, perché alla fine puoi anche semplicemente mettere su carta una storia che inventi in quel momento. Assolutamente. Anche questo può essere necessità di dire qualcosa, è la necessità di raccontare. Dal mio punto di vista, cioè io quando noi abbiamo iniziato a scrivere insieme è stato mettere su carta esperienze personali, però ecco mi sono reso conto che poi il processo creativo nel corso del tempo mi ha portato su strade diverse, cioè quindi a mettere su carta anche cose diverse dalla mia semplice esperienza. Immaginare la storia che c'è dietro qualcuno, Esatto, qualcosa. esatto. A volte anche quello. E quindi raccontare anche le storie degli altri, però avere la necessità di, secondo me, di mettersi in gioco sotto quel punto di vista. Ok, voi ragazzi. Un rapporto un po' più particolare secondo Ok. me, nel senso all'inizio magari c'è stata una fase in cui io, ma penso un po' tutti quanti, mi sentivo più creativo, pensavo che tutto fosse creatività, o magari lo era, non so, e poi magari andando avanti con gli studi inizi a pensare cos'è improvvisazione, l'improvvisazione è creatività, un pezzo, che cos'è, è soltanto un'improvvisazione, questo può diventare un pezzo, Certo. può strutturarsi, almeno io ho avuto anche quella fase. Qua andiamo forse su dei discorsi quasi filosofici, perché il discorso è chi è l'artista, chi è il creativo. Perché se la mettiamo da questo punto di vista, un medico, un chirurgo che fa un'operazione è sicuramente un artista che in quel momento sta facendo qualcosa di super, diciamo, scientifico, e quindi fa riferimento comunque ad un metodo. Ma anche noi come musicisti abbiamo uno studio pregresso che a volte ci fa stare in una scatola in un certo senso, e quindi dobbiamo rispettare, come diceva Saverio, i dogmi in un certo senso. Facciamo fatica, per quello a volte studiare musica poi in un certo qual senso ti limita la creatività, perché inizi a pensare in degli schemi ben precisi. Per questo allora mi viene da chiedervi anche come vivete la creatività nella vita di tutti i giorni, al di là della musica. Io questa cosa l'ho sempre notata nello sport. Non so se può essere un parallelismo. L'ho sempre notata nello sport. Io ho sempre giocato a basket, e la cosa che noto è che anche in quell'ambito esiste il giocatore creativo e il giocatore, diciamo, non voglio dire più schematico, ma insomma quello che si adatta a un sistema di gioco. E io nello sport ho notato effettivamente questa cosa qua, che in un certo senso riportavo quella sorta di creatività che ho scoperto con la musica più che appreso. Beh, adesso pure per esempio che seguo da poco la Formula 1, anche là c'è il pilota più creativo e il pilota più schematico. No, per quello diciamo. L'obiettivo di questo format è proprio quello di esplorare la creatività non soltanto in ambito musicale, perché nell'era appunto dell'intelligenza artificiale, dove tutto può essere generato in pochi attimi, noi andiamo ad indagare quello che c'è esattamente prima del prodotto finito. Il pilota di Formula 1 corre in pista, ma il modo in cui sta correndo probabilmente è il frutto di un certo tipo di creatività o di metodo, che c'è prima. E invece dal punto di vista grafico, vedo che Mural comunque fate aiutare, cioè salutiamo anche Paola. Sì, salutiamo Paola, anche Antonio, da un grande Alba, contributo, Antonio, Alba. Ok, quindi c'è comunque un po' di persone che gravitano intorno anche al vostro progetto di chirurghi, a proposito di medicina. No, abbiamo un po' di persone che sicuramente vi aiutano a dare visione a quella che è la vostra immagine. Certo. Anche con Paola, banalmente, date libera immaginazione a lei sul mondo dei mural, oppure... Ok. Sì. Beh, lì poi capita la cosa che tendenzialmente succede quando c'è totale sintonia, ma senza dover spiegare troppe cose. Non so come. Certo. Questa è diciamo la cosa positiva di lavorare con persone che già si conoscono, e quindi in un certo senso il vantaggio è essere amici prima che ovviamente colleghi. Certo. E il fatto comunque di comprendersi, conoscersi prima personalmente e poi da un punto di vista artistico, perché quello che, cioè, in quel caso specifico
con Paola, ma pure con Antonio Toto, Alba. con Alba che citava Diego. Cioè, Loro che cosa fanno? Copertine, canvas. esatto, sì, lavorano tutta la diciamo, parte di. Quindi la parte grafica che non sia video. puramente in un certo grafica, senso. sì, proprio Ok. puramente grafica. Invece Paola lavora su, diciamo, tutto il lato foto, Video, che ok. escono in pagina. Qual è stata la critica più costruttiva che avete ricevuto? Personalmente, forse io ho vissuto l'esperienza con le persone che ci hanno prodotto, quindi per esempio con te o Ok. con Daniele o Con Luigi. con Luigi. Ho vissuto le esperienze più formative. Per me è stato difficile trovare delle persone che da ascoltatori mi dicessero questa cosa non mi piace perché. È molto più facile che incontri delle persone che ti dicono questa cosa non mi piace, però magari il commento è sempre un po' superficiale. Io nelle persone con cui ho vissuto proprio l'esperienza della creazione, o comunque in parte l'esperienza della creazione, ho avuto lo scambio più, diciamo, illuminante. Perché tendenzialmente, adesso diciamo non ho un esempio specifico, però c'è sempre lo scambio, il confronto continuo, il dire la mia opinione è questa rispetto a questo punto di questo pezzo. Questo processo di scambio, cioè quindi di flusso di opinioni, è dal mio punto di vista la cosa che mi ha permesso di crescere di più nel corso del tempo e, tra virgolette, le critiche che mi hanno portato a ragionare e allargare pure la mia visione nei confronti di quello che facevo. Secondo me tutte le critiche poi ti formano. Cioè, Ok. come ho detto, per esempio Daniele, ma vabbè, Daniele tantissimo, perché poi con Daniele, oltre che con loro. Daniele c'era ci ho proprio uno collaborato. scambio fraterno, fratello maggiore e fratelli Esatto, minori. quindi. Salutiamo Daniele Franzese. Esatto. Certo, ci deve essere comunque la predisposizione anche all'umiltà e al sapere Sì, accettare sì, la sì, critica, secondo perché me- spesso la critica viene vista quasi come una sorta di attacco. Certo. E quindi bisogna mettersi anche nell'ottica di poterla ricevere, trarre un beneficio da Sì, quella sì, critica. Secondo me, soprattutto se sei tanto autocritico, se riesci a essere autocritico, allora riesci secondo me anche a ricevere le critiche dagli altri. Sì, la difficoltà è sì, avere un equilibrio. Nel vostro processo creativo, quanto conta la sperimentazione? Cioè uscire dalla comfort zone, da quello che magari è con qualcosa che funziona. Ho scoperto che magari creare chitarra e voce mi fa stare bene e funziona. Quanto tendete ad andare fuori da questo schema? Penso sempre. Sì. Siccome tutti quanti ascoltiamo generi diversi. Secondo me questa cosa della transizione all'italiano ne è un esempio, cioè noi siamo arrivati, praticamente abbiamo fatto il nostro primo EP dove abbiamo detto adesso abbiamo una cifra stilistica chiara e sappiamo che cosa vogliamo fare. Ok. Dopo che abbiamo pubblicato l'EP abbiamo detto Perché non iniziamo scriviamo a scrivere in italiano. Ok, tra l'altro approfittiamo per dire che è uscito il vostro primo EP che Sì. trovate su Spotify, magari lasciamo sempre tutti i link Sì. in descrizione. Anche lì abbiamo fatto comunque una ricerca sonora per capire effettivamente chi sono i Mural, che cosa vogliono essere i Mural. Cercare spesso ti porta a trovare risultati anche lontani da quello che magari uno si immaginava fondamentalmente. E infatti magari anche l'approdo all'italiano, ecco, come lingua di sperimentazione. So che state sperimentando tanto su nuove demo in italiano che poi magari porteranno il progetto ad una nuova fase, in un certo senso. Da dove arriva? Allora, diciamo, l'idea dell'italiano è sempre stata un po' lì, come nell'angolino. L'idea che ti stuzzica, perché comunque alla fine noi partiamo da quello, cioè siamo quella roba lì, e quindi negli anni l'abbiamo sempre un po' accantonato. sì, accantonata, però sempre con la cosa di dire prima o poi Come lo iniziamo a C'è fare. qualcosa che... Quindi probabilmente iniziare a farlo adesso è innanzitutto per cercare anche nuovi stimoli, come dicevamo prima, la questione della sperimentazione. Avere una nuova linfa, una nuova cosa che ti permette di spingere il tuo processo creativo a... Evolversi, proprio cioè. ad evolversi, esatto, cioè a raggiungere pure un orizzonte nuovo. Quindi probabilmente banalmente, esatto, perché poi noi comunque la viviamo con quell'approccio là, cioè andiamo in saletta, ci mettiamo là 2 ore, ci mettiamo a suonare perché ci piace farlo, cioè quindi ci diverti Che se non ti farlo. diverti, penso, E quindi assolutamente. è quello, cioè fondamentalmente un approccio nuovo proprio al divertimento, cioè quasi bambinesco. Ok, a proposito di bambinesco, una domanda, anzi una curiosità. Il vostro rapporto con il mondo della fanciullezza, in un certo senso, è qualcosa che io ho sempre visto un po' nei Mural. Banalmente mi viene da pensare alle copertine dell'ultimo Certo. Sì. EP e degli ultimi
bellissimi singoli, ma anche ad alcune immagini che escono fuori all'interno dei singoli. Qual è il rapporto con l'infanzia e quindi con quel mondo di creatività quasi naturale, spontanea in un certo senso? Io avverto proprio che è proprio una creatività bambinesca, Sì, cioè sì. è proprio istintiva, non è molto ragionata. No, è proprio Cioè, istinto, sì. nonostante noi prima parlavamo del fatto che comunque il musicista studia, apprende delle cose, Certo. poi nonostante io comunque abbia studiato, appreso delle cose, comunque io nel momento stesso in cui scrivo un pezzo, non so come dire, cioè mi lascio stupire, nel senso da quello che, giusto, da quello che giustissimo. succederà. Secondo me il segreto alla fine, cioè, quando uno studia, è dimenticarsi delle regole. Che alla fine poi le regole non esistono, perché alla fine è come un mestiere. È come se tu riuscissi a riconnetterti con quel lato creativo Di quando sei piccolo, fanciullo, Genuino, diciamo, fanciullesco. solo dopo che comunque hai acquisito paradossalmente un grado di maturità più alto. A un certo punto dici: ho appreso le regole che servono per fare una determinata cosa, adesso io ho la necessità di restituire verità alla scrittura di una canzone. Cioè, quindi tornare in un certo senso alle origini, a Esatto, un qualcosa di esatto. rudimentale, Sì, alle sì, basi sì. della creatività. in un Proprio certo di senso. strutturare tutto e ritornare proprio all'essenza. Io mi ricordo sempre che Daniele Francese diceva sempre questa cosa: un pezzo è un pezzo che funziona quando sai che nel momento stesso in cui ti siedi a pianoforte lo suoni, pianoforte e voce o chitarra e voce, ti suona, cioè ti suona come una canzone. Assolutamente. E quello per me vuol dire, cioè, ritornare ad essere bambini, mettersi lì a creare con un foglio e una matita. E quello è un po' l'approccio che noi con l'EP alla fine abbiamo cercato di inserire, cioè noi speriamo che si senta all'interno Certo, dell'EP, sì. perché Assolutamente, io lo sento, magari lo chiediamo pure alle persone che stanno guardando il video: andate ad ascoltare l'EP dei Mural, tutta la loro discografia su Spotify, e magari fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate, date anche un vostro contributo a questa chiacchierata. sì. In questo format ho deciso di creare una playlist e una sorta di grande calderone in cui inserire dei contenuti per persone creative, persone che vogliono indagare sulla creatività. Avete dei brani o dei libri, dei contenuti online che per voi in un certo senso sono stati una sorta di mantra, qualcosa che vi ha dato tanto dal punto di vista creativo, ha stimolato in un certo senso la vostra creatività? Essendo la prima puntata, infatti siamo un po' in fase di test. Esatto. Inauguriamo appunto questi contenuti sperando poi che nel tempo diventino un grande pozzo magico dove attingere esperienza creativa in un certo senso. Flusso di coscienza, la prima cosa che vi viene in mente Questi che... film, i due ragazzi qua sono più... Io subito mi è venuta in mente, visto che il tema in questo momento era la questione della creatività collegata al bambino, Ok. non so perché, però il primo pensiero che ho fatto è un film che tra l'altro io, cioè mi è stato consigliato per la prima volta da Lorenzo, il nostro bassista, che si chiama Boyhood. Io purtroppo con i registi faccio fatica, cioè non mi ricordo niente, però Vabbè, lo metteremo magari in Esatto, montaggio, lo metteremo- scriverò ok. assolutamente. è un film Sovraimpressione. che, cioè, dal mio punto di vista è incredibilmente innovativo per l'idea, perché è proprio la ripresa della vita di questo bambino che si sviluppa proprio nell'arco degli anni, e il film segue proprio l'evoluzione di questa persona da quando è bambino a quando diventa un adulto. Non è il solito film, sai, scena, vedo diciamo la scena di vita del bambino poi 10 anni Switch, dopo. No, è ok. proprio un Questo attore. documentario, È diciamo. proprio un attore che è stato preso ed è stato seguito per 15 Caspita, anni. no, non lo conosco questo film, quindi andrò... È un film Nemmeno io. bellissimo. Tra l'altro, il padre, se mi ricordo bene, era Ethan Hawke. Non so perché mi è venuto, diciamo, istintivo, cioè adesso collegarlo a questa cosa. Magari riprendere l'intero processo di cambiamento nella Sì, vita, sì, cioè sì, sì, maturare, capire come evolve Sì, il sì, pensiero della persona stessa. Quindi già. Wow. Bellissimo. A film volte già in bellissimo. 2 anni bastano per poter cambiare una persona totalmente, un'esperienza magari È all'estero può farti sì, 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 è cambiare. proprio quello il concetto, che tu vedi proprio la maturazione cioè della persona, cioè dell'individuo. Ok, come film ci siamo qualcosa che vi viene in mente? Ma secondo me guardare un po' agli anni 80 può sempre fare bene. Perché anche immaginare la hit radiofonica, il pezzo pop, però come magari lo si faceva in quegli anni, quindi non seguendo necessariamente un canone e quindi dover Vero. fare pezzi con lo stampino, ma semplicemente perché io ci vedo molta creatività in quegli anni, assolutamente. Ok.
Cioè, quindi guardare il passato in un certo senso come fonte di creatività. Esatto, sì. Mi viene in mente, cioè magari a livello sempre cinematografico, perché stiamo parlando di film, Midnight in Paris. Non so se conoscete. Comunque certo. il fatto di vedere il passato come un qualcosa di sempre più bello. Poi però effettivamente se uno facesse un viaggio nel tempo nel passato, probabilmente se andassimo negli anni 80, le persone negli anni 80, quanto erano belli gli anni 40. Chiaro, E quindi assolutamente, si va assolutamente. sempre indietro. Quindi il passato crea un po' quel fascino, un po' come le Polaroid. La Polaroid ci dà, nonostante una fotografia super lo-fi, bassissima qualità nell'era degli iPhone, però ci dà quella vibe in un certo senso interessante, perché ci ricorda, probabilmente sempre torniamo al discorso del bambino, il passato, Sì, esatto, e tutto il sì. resto. Comunque poi magari a telecamere spente scegliamo un paio di brani allora anni 80 da inserire nella playlist. Qualche libro che avete letto, anche non creativo per forza, che magari vi apre un mondo? Vabbè, adesso su due piedi penso sicuramente a Murakami, ma perché lui disegna proprio dei paesaggi, cioè da zero praticamente. Quello che ho sempre adorato di Murakami è proprio la descrizione di un qualcosa. Sì, cioè magari trovi sì, a leggere sì, 10 pagine che stanno descrivendo l'angolo di una stanza. Sì, però in generale comunque è proprio una grande attitudine degli scrittori orientali, che comunque, cioè in generale a me piacciono molto anche per quello, cioè il fatto di tratteggiare il paesaggio, non so, consigliare un libro. Beh, un libro Sì, di però- Murakami va sì, più che sì, bene. sì. Magari lo inseriamo all'interno, in descrizione a questo video troverete un link che vi porta appunto su Caffè Creativo, e all'interno appunto inseriremo tutti i consigli che ci hanno dato i Mural, sia dal punto di vista musicale e anche esterno, perché appunto poi la creatività è un insieme di cose. A volte la creatività, io so che Diego è appassionato di cucina, Certo, sì. anche a me piace cucinare, è bello vedere come poi la creatività in un ambito, in questo caso musicale, può essere anche trasportata nella cucina, e quindi quando poi è Anche il interessante. contrario, tu che produci soprattutto. Sale, pepe, con bilanciare. Assolutamente, devi bilanciare il mix. Assolutamente. In fin dei conti, cioè, se poi ci pensiamo, ed ecco torniamo alla base, che secondo me è un po' la morale di questa puntata, cambiano gli ambiti, ma la struttura fondamentale è un po' la stessa. Il fatto di trovare dei bilanciamenti, capire qual è il processo, ottimizzarlo nel migliore dei modi, probabilmente poi nel momento in cui arriva l'ottimizzazione totale è già superata, perché siamo arrivati in una fase diversa della nostra vita. E detto questo, penso che abbiamo capito un po' di cose. Magari alla fine di questa puntata comunque pubblicheremo un qualcosa che proviamo a creare insieme. Fateci sapere sempre che cosa ne pensate nei commenti, anche magari in merito alla lingua. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete seguire prossimi episodi di Caffè Creativo e le prossime cose che verranno pubblicate qui sul canale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto da parte mia e da parte dei Mural. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao.